per questo video volevo fare qualcosa di diverso dal solito. Infatti vi racconterò la storia di Junot e della corsa all'oro che l'ha vista protagonista alla fine del 1800. Vi chiedo un'iscrizione e un like e ora iniziamo con la storia. Con le spedizioni di metà 800, questo territorio venne scartato dagli europei perché lo consideravano inospitale e inadatto ad ospitare una città o comunque delle attività. È soltanto nel 1879, quando Joseph Junot arrivò, finanziato da George Pils, arrivò da Sitka per cercare l'oro. Prendendo contatto con i nativi locali, riuscì a risalire alcune valli vicine alla città e trovò delle vene d'oro. E da qui iniziò il periodo fiorente per quella che sarebbe diventata la città di Junot. In pochi mesi, quello che all'epoca era solo un piccolo accampamento crebbe sempre di più, popolata da cercatori d'oro, gente che cercava comunque fortuna in quella zona, fino ad arrivare alla fine dell'80, inizio dell'81 a 2000 persone, di cui la maggior parte erano minatori o comunque operai che cercavano la fortuna in quel settore. Con l'aumento dell'attività mineraria e quindi l'aumento della produzione, la città stava crescendo sempre di più, quindi venne migliorato il porto, che è attivo ancora oggi e lavora molto, soprattutto, come vedremo poi, con le navi da crociera. E si ampliò la città, che all'epoca era poco più di una baraccopoli, si ampliò con saloon e con locali alcuni dei quali possiamo vedere ancora tutt'oggi e sono ancora attivi. Si può mangiare e ci si può godere degli spettacoli tipici all'interno. La città appunto crebbe e fino al 1910 aveva le miniere più grandi d'Alaska e soprattutto del mondo. Stiamo parlando infatti della Tradwell Mine e dell'Alaska Juneau Mine, che erano all'epoca le miniere più grandi del mondo, come vedete in foto. Queste miniere hanno avuto il loro picco di sviluppo negli anni 10 del Novecento e hanno continuato a produrre, comunque a lavorare fino al 1940, quando poi con lo scoppio della seconda guerra mondiale l'attività mineraria è andata via via calando. Quest'oggi rimangono aperte due miniere, una nell'isola di Douglas che si trova dall'altra parte del canale di Junot e alcune nelle montagne vicino al Mendenhall Glacier che abbiamo visitato poco tempo fa. Concludiamo questa parte di racconto dicendo che Junot non è sempre stata la capitale dell'Alaska, ma lo è diventata nel 1906. Prima era Sitka e nel 1906 Junot diventa la capitale dei territori dell'Alaska, perché all'epoca l'Alaska non faceva parte degli Stati Uniti. Diventerà capitale dello Stato invece nel 1959, quando appunto l'Alaska venne riconosciuta come Stato. Si è parlato molte volte di traslare la capitale in altre città più centrali come Anchorage o Fairbanks, ma alla fine è rimasta sempre lì. Piccola curiosità, Juneau è l'unica capitale, oltre ad essere la capitale più piccola degli Stati Uniti con le sue 32.000 persone circa, è l'unica capitale che non si può raggiungere via terra, ma si può raggiungere solo via nave, come ci siamo arrivati noi, oppure via aereo. Detto ciò, è tempo di lasciarvi alla seconda parte del video che ho registrato direttamente in nave. Buona visione!
Siamo ritornati in nave e siamo partiti da qualche ora da Juneau. Finalmente siamo riusciti a vedere un tramonto, perché oggi è tramontato un orario decente alle 10, quindi siamo riusciti a vedere questo magnifico tramonto che avete visto anche voi prima, e ora facciamo rotta per Skagway, dove arriveremo domani mattina intorno alle 7, e quindi ci vediamo a Skagway. Buonanotte a tutti, seguiteci e mettete like, a domani.